questo è piedi rosso, però diciamo sul Vesuvio quando dici piedi rosso in realtà stai dicendo tante cose. Perché sul Vesuvio, nelle vigne del Vesuvio non è mai 100% piedi rosso. Ci sta sempre un po' di cancello, un po' di cascaveglia, che sono diciamo dei cloni di piedi rosso. Però tendenzialmente poi creano questo te l'ho dato? Sì. Parlando di cloni, si è creata ieri questa situazione, no? Perché io ho sempre saputo che caprettone e coda di volpe fossero sinonimi. Sì. Mentre invece ieri Giuseppe ci stava dicendo che si sta scoprendo che il caprettone è un clone, diciamo, proprio tipico del Vesuvio, come dire aianico e aianico del Vesuvio, cioè è lo stesso biotipo ma sono cloni diversi. Allora, però ha detto non ci ha saputo dare delle conferme. Allora non c'è una letteratura, non c'è uno studio scientifico, quindi più o meno ti ha detto delle cose giuste. Sì. Nel senso veniva confusa, in effetti non sono poi così diverse, però chiaramente quello che viene fuori nella coda di volpe è un grappolo grande con acini piccoli. Col caprettone viene un grappolo comunque grande con acini più grossi. Diciamo, il caprettone è più simile a un trebbiano. Ok. Ed è neutro, completamente neutro. A me piace molto per rispecchiare il carattere territoriale. Per esempio, io non sono un amante della catalanesca perché è più aromatico. Falanghina e catalanesca non sono l'idea di vino del Vesuvio che ho io crescendo comunque in questa zona qua. La coda ha invece un qualcosa di marcatore perché ha una componente mielosa, ha una nota dolce pure nel naso. Devo dire che comunque nel tempo è stata piantata la coda di volpe sul Vesuvio e viene bene, e soprattutto viene bene io ho un po' di coda di volpe per esempio, viene bene in assemblaggio con il caprettone. Però sul fatto genetico io non ti so rispondere perché non c'è uno studio. Il piedi rosso, se lo lavori come lavori un Cabernet Sauvignon o un Merlot, viene fuori molto erbaceo, viene molto verde. Io però giustamente ho il mestiere, allora che ho fatto? Ho cominciato a togliere un po' di semi in vinificazione, quindi con una scolapasta a sboccare le valvole, poi lavoro con la piccia di raspatrice a rulli larghi, poi questo è un piccolo segreto, io metto un po' di grappolo intero sopra il cappello di vinaccia per dare pure un po' di frutto più elegante, insomma me lo lavoro con questi trucchetti e viene. Le altre annate effettivamente ho un difetto se già senti la 18 senti un difetto un pochino di ruvidezza. Allora il discorso qual è? Faccio una breve discorso. Sul Vesuvio c'è stato per tanti anni Mastro Berardino che comprava tutte le uve e le vinificava. Mastro Berardino, produttore irpino, che è diventato famoso con un vino del Vesuvio. Parentesi. Lui che cosa faceva? Cercava di invogliare i produttori di uva a piantare le varietà che voleva lui, soprattutto l'aglianico, perché da un punto di vista enologico l'aglianico è una bomba. Il problema è viticolo. Non si parla mai di questo. Ci sono varietà resistenti di loro, tipo il piedi rosso. Il piedi rosso è un carro armato, non piglia peronoscolo, non piglia idi, non piglia tignolo, non piglia mosca, non piglia niente di niente. Figurati se prende la botrina. Quindi ha le sue peculiarità enologiche, ma da un punto di vista viticolo, una volta che allega, quindi che c'ha il grappolo, è una bomba. L'aglianico è una varietà ultra tendente al marciume. Capito? Queste sono le cose che significa? Io devo andare a trattare, devo fare tanti trattamenti per non portarmelo marcio in casa. Io lo sto un po' alla volta togliendo tutto da mezzo e sto cercando di riportare questa vecchia cascaveglia di 3 case, che è una varietà da questo punto di vista come il piede rosso, molto resistente. Quindi diciamo la mia ottica è quella anche di lavorare di meno, fare meno trattamenti. Motivo per il quale sto cercando di fare delle microvinificazioni di questa cascaveglia e già ho visto dei bei risultati, sono convinto, e andrò a reinnestare tutto l'aglianico con la cascaveglia.